Buongiorno ragazzi, oggi vi presenterò il miglior portafoglio secondo me costituito da ETF. In questo momento che Trump è al potere in America e quindi ha delle conseguenze, comunque il suo potere si riverbera su tutta l'Europa, ma direi anche su tutto il mondo. È un portafoglio direi aggressivo perché è costituito tutto da ETF azionari, ma comunque altamente bilanciato. Il video sarà così strutturato, vi dirò a mio parere quando è necessario avere un portafoglio aggressivo, quindi quali sono i criteri da rispettare quando si vuole avere un portafoglio costituito unicamente da ETF azionari. In secondo luogo, come l'abbiamo costruito. In terzo luogo, poi vedremo quali sono i 10 ETF, analizzandoli in maniera abbastanza approfondita, quindi cercando di capire quali sono i pro e quali sono i lati negativi di quegli ETF. E infine chiuderemo con altre due sezioni, una cercando di capire come deve essere ruotato, ribilanciato questo portafoglio quando Trump non ci sarà più. Sì, perché ragazzi, l'idea di questo portafoglio è quella di avere un investimento di medio-lungo periodo, quindi si parla almeno di 5-10 anni, e quindi pertanto è fondamentale magari in un secondo tempo ribilanciare il portafoglio quando magari cambia un contesto socio-economico, un contesto geopolitico e via discorrendo. E infine andremo a vedere qualche numero per far capire cosa ci possiamo aspettare da questo portafoglio. Ok ragazzi? Allora ricordatevi, qua siamo su M per Money, il primo canale italiano dove si parla un po' di gestione del risparmio, di investimenti, sempre dedicati alla famiglia e alle persone che vogliono insomma trovare una serenità economica per se stessi, ma soprattutto per la famiglia che hanno. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale. Partiamo subito. Allora, perché un portafoglio aggressivo? O meglio, quando dobbiamo avere un portafoglio aggressivo? Un portafoglio aggressivo come questo, dove abbiamo solo azionario, cioè 100% investito in azioni, lo si deve detenere unicamente nel caso in cui si abbia l'intenzione di avere un investimento che duri almeno 5-10 anni. Dico almeno, perché le statistiche ce lo dicono chiaramente, alcuni portafogli totalmente azionari, questo lo si può vedere, possono avere dei drawdown, vengono chiamati, cioè delle cadute, delle discese importanti che vuole dire dei drop, quindi delle cadute di valore, di valutazione anche del 30, 40, 50%. E il tempo per ritornare, come dire, in pareggio è variabile, va da quelli un po' più conservativi, che sono dai 2-3 anni, a anche portafogli che richiedono 7-8 anni per ritornare in pareggio, ok? Questo negli eventi più catastrofici, cioè se pensiamo alla bolla della dot-com e via discorrendo, Lehman Brothers, quando ci sono state delle cadute veramente importanti sulla borsa e ogni tanto accadono, diciamo ogni 10-15 anni accadono, e beh, allora in quel caso lì dobbiamo tenere in considerazione che quei soldi non possono essere svincolati e quindi dobbiamo avere un portafoglio che rimanga investito per tanto tempo. Quindi se adottiamo questo portafoglio altamente bilanciato, ma comunque costituito da tutte azioni, dobbiamo tenere in mente che dobbiamo tenerlo almeno una decina d'anni, ok? Ma ragazzi, questo può sembrare un tempo lungo, ma come vi ho detto prima, c'è la rotazione, cioè nel momento in cui cambiano dei contesti, noi possiamo andarlo a ribilanciare. Questo è quello che fanno tutti, cioè non bisogna stravolgere e cambiare i portafogli ogni 2 o 3 anni, perché sennò non si ottengono assolutamente dei risultati nel mondo dell'investimento. Un secondo criterio, secondo me, assolutamente fondamentale per chi va a voler investire in un portafoglio come questo è quello di avere una tolleranza al rischio molto alta. Ci sono delle persone che sono più propense a rischiare, più propense come dire, a mettersi in gioco senza subirne le conseguenze. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se uno ha un controllo importante della propria emotività, allora può andare a investire in questo portafoglio.
Molto spesso noi sovrastimiamo la nostra capacità di mantenere la calma anche nei momenti di complessità, nei momenti difficili. Ecco, questa è la cosa più complessa per tutti quanti. Quello che fa la differenza nel mondo dell'investimento è quello di riuscire a scollegare la propria parte emotiva dalla parte razionale, ok? La parte emotiva molto spesso prende il sopravvento e quindi ci troviamo, come dire, in situazioni nelle quali per dolore o per gola, cioè nel momento in cui guadagniamo tanto, guadagniamo meglio, o nel momento in cui perdiamo, ci facciamo perdere la paura e quindi vogliamo togliere questo senso di angoscia che ci assale perché stiamo perdendo dei soldi, ma in realtà non li stiamo perdendo perché non abbiamo venduto, ma noi riteniamo di averli persi. E poi c'è invece il senso della gola nel momento in cui cominciamo a guadagnare, quindi si vogliono prendere immediatamente i profitti senza aspettare, senza lasciar correre nel lungo periodo il nostro portafoglio. Quindi solo se sappiamo che nel momento in cui andremo ad avere una caduta del nostro valore, ipotizziamo che investiamo 100.000 euro, adesso esagero, 100.000 euro, e ci troviamo ad averne solo più 70 nel giro di 2 o 3 settimane, dobbiamo essere consci del fatto che dobbiamo continuare a mantenere l'investimento, ok, all'interno del nostro portafoglio. Non dobbiamo assolutamente toccarlo. Se siamo in grado di fare questo, di riuscire a portare avanti la nostra vita, perché il problema è poi che magari noi ci pensiamo durante la giornata, ci svegliamo la notte, abbiamo l'angoscia perché diciamo, sì, ma se continuano ad andare male, io magari un domani ho bisogno di questi soldi, allora se non vi fa dormire la notte, non investite in un portafoglio così aggressivo 100% azionario. Questo come lo capite? Lo capite che anche investendo soli 5.000 euro, nel momento in cui andate a perdere, non riuscite, come dire, a sostenere il fatto che le azioni siano volatili e quindi possano salire o scendere, allora bisogna andare su portafogli più conservativi, ok? E poi c'è un terzo criterio, secondo me, importante. Il terzo criterio è che si va ad investire in un portafoglio totalmente azionario nel momento in cui si diversifica, come in questo caso, cioè si diversifica vuol dire che si va a ripartire il proprio patrimonio in settori, capitalizzazioni di aziende, in posizioni geografiche diverse, cioè si va a fare veramente una ripartizione del proprio portafoglio, bilanciandolo in settori diversi, magari in nazioni diverse, in modo di, come dire, ridurre il rischio, ok? Ma nello stesso tempo non basta diversificare, serve anche continuare ad investire all'interno di quel portafoglio. Quindi la terza regola, diversifica, ma anche metti soldi ogni 3-6 mesi. Una volta che tu hai incominciato, come dire, abbiamo già discusso del fatto che bisogna una parte del proprio stipendio deve essere, come dire, inserito, immediatamente tolto dalla propria disponibilità, no, sul conto corrente, perché quella parte ci serve per andare a far crescere i nostri risparmi e quindi deve essere investita. Ecco, il fatto di investire continuativamente, e quella è la parte della fase di accumulo, come viene chiamata appunto da Tim Robbins, allora in quella parte lì noi dobbiamo andare a investire continuativamente. Questo non solo perché noi accresciamo il nostro capitale, ma anche perché riduciamo la possibilità di prendere delle cantonate. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che se noi investiamo il 100% del nostro patrimonio in un determinato momento, noi potremmo investire sfortunatamente nel momento più alto di massima valutazione, come potrebbe essere questo momento che le azioni sono molto, cioè l'S&P 500 per esempio è nel momento più alto di tutta la sua storia, e quindi è molto probabile, per probabilità, che nel giro di 5-10 anni possa avere una caduta, no? E quindi noi abbiamo investito tutto il nostro capitale in alto ed è difficile poi pensare che in 5-10 anni magari noi possiamo, come dire, avere una crescita più importante, mentre se noi investiamo continuativamente il nostro prezzo medio di carico è una media, no?
Quindi questo è un aspetto molto importante. Quindi scegliete questo portafoglio nel caso in cui abbiate intenzione di tenerlo almeno 10 anni. Non vi preoccupate perché i portafogli devono essere fatti così. Se avete un'alta tolleranza al rischio, e 3, se volete seguire questo portafoglio ed è un portafoglio diversificato, ma soprattutto se andate a investire continuativamente. Anche adesso non bisogna investire 10.000 euro immediatamente su questo portafoglio se avete solo 10.000 euro. Se avete 10.000 euro, investite 3.000 euro adesso, 3.000 euro fra 6 mesi, altri 3.000 euro fra un anno e mezzo. Insomma, si va a ribilanciare il nostro inserimento. E poi quando ogni mese avete 100 euro, 200 euro, le andate a buttare all'interno di questo portafoglio. Dunque, ora, come l'abbiamo costruito questo portafoglio? Questo portafoglio ha le caratteristiche, come dicevo prima, di un'altissima diversificazione, no? Prima di tutto perché è una diversificazione settoriale, quindi si occupa di settori diversi, ok? Quindi da un lato abbiamo quello dell'energia, quello della banca, questi sono i settori. 2, abbiamo una diversificazione dal punto di vista di capitalizzazione delle aziende, perché molto spesso noi investiamo, prendendo gli ETF, unicamente nel large cap, cioè in quelle aziende enormi, ok? E le aziende enormi sono quelle che negli ultimi anni hanno veramente trainato, no? L'economia americana, si pensi alle sette sorelle, Facebook, quindi Meta, Google, Tesla, bla 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 bla. Ecco, quelle hanno trainato, ma le piccole e medie imprese, in realtà per i tassi molto alti, non hanno avuto una particolare valorizzazione come quelle grandi. Quindi avere una diversificazione anche in questo senso può, come dire, rendere più equilibrato il nostro portafoglio, perché è probabile che in 10 anni anche le piccole e medie imprese con dei tassi di interesse più bassi possano esplodere ed avere dei prezzi rivalutati. 3, la diversificazione geografica, cioè io sono, come vi ho sempre detto, un assoluto sostenitore degli investimenti in America, perché sono quelli che rendono di più, sono quelli che danno più gioia nell'investire, danno più opportunità, e quindi sono quelli che assolutamente prediligo e mi sento sempre di consigliare. Però è chiaro che è indubbio che l'America stia vivendo un periodo molto florido, un periodo nel quale effettivamente la borsa manifesta questa netta superiorità economica rispetto a tutti gli altri paesi, rispetto alla Cina, rispetto all'Europa, rispetto ai paesi emergenti. Il PIL parla chiaro, lo sviluppo di società tecnologicamente sviluppate è chiaro, l'intelligenza artificiale è in parte uno dei nuclei fondanti, e lì insieme a quello cinese, l'Europa si sta muovendo adesso, insomma il presente e il futuro probabilmente rimane l'America. Però non dimentichiamoci che il mondo cambia rapidamente, non dimentichiamoci anche che l'America secondo me ha una forte sopravvalutazione in alcuni casi della propria valutazione, no? Reale. Quindi quello che voglio dire è che come dire, diversificare geograficamente riduce il rischio. Riduce il rischio perché è probabile che nei prossimi 10 anni i paesi emergenti come la Cina, come l'India, diventino sempre più forti, no? E crescano sempre. Perché? Perché aumenteranno i consumi interni. Una volta che aumenteranno i consumi interni, chiaramente diventeranno dei paesi più consumatori e quindi oggettivamente questi paesi più consumatori aumenteranno il PIL, il prodotto interno lordo oltretutto. Quindi abbiamo usato anche la diversificazione geografica. Poi abbiamo usato un altro criterio, il fatto di andare d'accordo in quasi tutti i cicli economici, no? Sappiamo che c'è un periodo di crescita, magari c'è un periodo di recessione, un periodo di depressione, inflazione, stagflazione, insomma, in tutti i periodi storici economici, intendo, noi dobbiamo in qualche modo avere qualcosina che possa ribilanciare, cioè nel momento che c'è una forte inflazione cercare di avere qualcosa che ci permetta in quel momento lì di sostenere il nostro portafoglio e di non avere il 100% allocato in un altro. Vi faccio l'esempio, se noi avessimo solo growth, aziende growth, l'anno scorso abbiamo fatto un sacco di soldi sulle aziende growth, ma appena la borsa va giù prendi delle scoppole incredibili, quindi bisogna avere bilanciato. Poi chiaramente abbiamo selezionato degli ETF che avevano dei costi non esageratamente alti, fortemente liquidi,
e che in parte rispettino il contesto ambientale, politico, economico e sociale attuale, ok? Quindi la presidenza Trump, per intenderci un po', no? Ok, abbiamo visto i criteri che sottendono alla creazione di questo portafoglio. Andiamoli a vedere, sono 10, ok? Partiamo dal primo. Ve li leggerò in maniera abbastanza semplificata perché insomma ho circa 25 pagine qui dettagliate su ognuno di questi ETF, andrò in maniera abbastanza approfondita ma anche abbastanza veloce per permettervi di godervi questo video senza, come dire, inebettirvi con i numeri, ma un minimo di approfondimento ci vuole. Il primo che io personalmente consiglio per me, poi vi dico dovete fare le vostre considerazioni, io non sono appunto un investitore professionista, cioè non posso consigliare ad altri, cioè assolutamente questi sono per scopo comunque educativo. Il primo ETF che a me piace è l'Energy Select Sector SPDR ETF. Allora, il ticker che bisogna utilizzare per trovarlo è XLE. Questo, come chiaramente dice il nome, è un ETF che investe sull'energia. Le aziende principali, ve le dico, sono l'Exxon, la Chevron, la ConocoPhillips, la Schlumberger e via discorrendo. Quindi sono aziende enormi, ragazzi, sono aziende grandi, sono aziende abbastanza tradizionali. Beh, questo è un po' un ETF, scusatemi, che chiaramente ha l'intento di cavalcare un po', no, la volontà di Trump di diventare un paese autosufficiente dal punto di vista energetico, soprattutto reinvestendo nuovamente, focalizzandosi sull'energia tradizionale, ok? Che può essere sentita come un po' fuori moda, ma in questo momento è il veicolo trainante, perché l'energia, come dire, l'energia quella più pulita ha ancora qualche difficoltà. Questa è è un ETF che è cresciuto del circa il 111%, 112% negli ultimi 5 anni, quindi capite che è cresciuto tantissimo, tantissimo, è una potenza. Ha un costo dello 0,15%, quindi assolutamente poco rilevante, è un ETF di accumulazione, quindi non vi darà dividendi, ma li reinvestirà automaticamente all'interno dell'ETF. E niente, ci sono poche azioni, ma grandi azioni, quindi a me piace assolutamente. Quali sono i pro di questo ETF? Beh, prima di tutto Trump, quindi per 4 anni ce l'abbiamo e sappiamo che investirà e crede in maniera preponderante dal punto di vista dell'energia tradizionale. Trump lo fa perché chiaramente sa che investendo su questa, che è una energia che ha tanta storicità e tutto, può contare su questa, no? E quindi sa che attraverso di essa può in qualche modo permettere quella crescita che serve all'America, perché serve energia per l'intelligenza artificiale, serve l'energia per costruire, perché questa è l'intenzione, fare di nuovo grande l'America, cioè crescere ancora. Quindi sicuramente è l'aspetto principale che c'è Trump alla Casa Bianca. 2, queste aziende hanno dei grandi dividendi importanti che vengono reinvestiti all'interno, quindi avete anche dei dividendi e questo ETF cresce già solo perché c'ha dei dividendi che vengono reinvestiti all'interno dell'ETF stesso e ha del cash flow, cioè quindi ha liquidità, ok? E poi chiaramente a me è una cosa che piace molto che il settore energetico protegge un po' dall'inflazione, no? Perché nel momento in cui c'è l'inflazione aumenta, l'energia aumenta sempre, lo sappiamo sulla nostra pelle, perché nel momento in cui qualche anno fa c'è stato il problema di una crescita dell'inflazione, l'energia di casa è aumentata in maniera stratosferica, ma così come per tutti i piccoli esercizi noi ci siamo trovati come piccoli consumatori a spendere molto di più quando andavamo al ristorante, andavamo a comprare in qualsiasi luogo perché il costo dell'energia è aumentato. Quindi secondo me
questi sono tre punti fondamentali. Un quarto è che ha delle grandi aziende, quindi ragazzi, qua su questo ETF andiamo sul sicuro. Ha dei rischi, sicuramente è un ETF che non è di moda, cioè è controcorrente perché adesso si va verso, come dire, una prospettiva di rispetto dell'ambiente e quindi qua siamo ancora ancorati al discorso del petrolio e quindi questo è un aspetto negativo perché non parla di transizione energetica, di rischio ESG. È chiaro che queste aziende stanno cercando di convertirsi, ma essendo molto strutturate e molto grandi, la riconversione è molto complessa. E questo vuol dire anche che queste aziende sono molto legate, no? Un altro aspetto negativo al valore del petrolio, no? Quindi il petrolio può calare e scendere, può calare, scusatemi, o salire, quindi questo ETF può essere particolarmente ehm, volatile. E poi, vabbè, sapete bene che i rischi dell'energia sono quelli di rischi geopolitici, quindi taglia la produzione perché non c'è un accordo, guerre o via discorrendo. Però io mi sento onestamente di consigliare questo ETF perché è un ETF che ha avuto una crescita importante, secondo me ce la può avere ancora nei prossimi 5-10 anni, o almeno nei prossimi 5 anni, e poi piuttosto si rivaluta il bilanciamento, ma questo lo vediamo in un secondo momento. Saltiamo al secondo ETF. E invece cosa facciamo? Andiamo a scegliere qualcosa di più pulito, un'energia più pulita. L'energia è un aspetto fondamentale, ragazzi, quindi questo dobbiamo tenerlo in considerazione nel nostro portafoglio, perché per crescere, e questo è l'intento dell'America, ma è l'intento anche della Cina, è l'intento dell'India, probabilmente solo l'Europa non ha ancora capito bene come muoversi in tutto questo panorama mondiale, c'è bisogno anche dell'energia pulita per crescere, no? E quindi andiamo a selezionare un ETF dedicato all'energia pulita, l'iShare Global Clean Energy ETF. Il ticker è ICLN, ok? Questo è un ETF invece di distribuzione, quindi vi dà il dividendo, ha un costo che non è altamente, forse è quello più alto che noi abbiamo selezionato in questo momento, quindi onestamente questo è un po' caro, è 0,65, è difficile trovare degli ETF così cari. Non è andato benissimo negli ultimi 5 anni perché ha perso circa un 10%, ma questo perché? Perché purtroppo nonostante tutti parlino di transizione ambientale, ecologica, bla bla bla, rispetto dell'ambiente, poi nessuno veramente sta andando in questa direzione, perché i paesi che vogliono svilupparsi non hanno intenzione di farlo, perché c'è da investire molto, e mentre l'energia tradizionale è già più sviluppata, già più strutturata e quindi più facile da applicare, e perché poi non si trovano degli accordi globali, quindi è molto difficile, come dire, ed è questa la ragione per la quale non si è apprezzato tanto questo, anzi si è deprezzato questo ETF. Ma io reputo che quella è la direzione, no? Sappiamo tutti che come l'intelligenza artificiale è il presente e il futuro, l'energia pulita sarà il futuro, cioè noi stiamo andando anche verso la direzione delle macchine elettriche, quindi è chiaro che questo è vero che è cavalcato da tanti anni, probabilmente siamo partiti troppo presto a proporlo, ma questo è il presente e sarà il futuro. Quindi io mi sento in qualche modo di consigliarlo anche per andare a ribilanciare l'energia tradizionale. Ha dei dividendi che comunque sono dell'1,28%, non è granché, ma è un ETF interessante. Quali sono i vantaggi? Beh, l'ho detto, è un settore che oggettivamente deve in qualche modo diventare il presente per tutti quanti. È vero che l'America adesso si è voluta scostare dagli accordi ambientali che aveva fatto precedentemente con Trump, la Cina ugualmente, ma nel momento in cui la Terra incomincerà a rivendicare, come sta rivendicando con alluvioni, tempeste, bisognerà rivedere nel tempo, perché i costi di ricostruzione, non solo in termini di vite umane, perché molto spesso i politici su questo piangono, ma non gli interessa quando devono sganciare i soldi, quindi quando dovranno cominciare a sganciare più soldi per la ricostruzione e non ce l'avranno, allora ci ripenseranno. C'è anche da dire che la ricostruzione poi porta soldi, e quindi questo è un altro approccio per il quale loro il fatto che ci sia un tornado, sì,
poverini quelli che muoiono, che si trovano senza una casa, ma poi li costruiamo e quindi facciamo soldi. Poi perché è interessante? Perché c'è una diversificazione, ragazzi, cioè quello che voglio dire è che è assolutamente un cambiare anche un po' il settore, no? Non solo energia tradizionale, ma... e poi un altro aspetto che secondo me è fondamentale è incominciare a diversificare dal punto di vista geografico, no? Mentre nella tradizionale siamo tutti con ExxonMobil, quindi aziende americane molto grosse e storiche. Qui andiamo un po' a diversificare, il 20% ce l'ha gli USA, il 12% la Cina, poi c'è anche il Brasile, insomma andiamo a diversificare dal punto di vista geografico, ok? Perché no? Perché fino adesso, ragazzi, ste normative non ci sono. Sì, parliamo tanto di rispetto dell'ambiente, ma poi ognuno tira l'acqua al proprio mulino e onestamente non si vede il futuro in tutto ciò, no? Ma io sono certo che se non è nei prossimi 3-4 anni qualcosa debba accadere. Ma anche perché la deriva è stata quella, cioè ormai si è scelto anche di andare verso la macchina elettrica, quindi ragazzi, quello è. Un altro aspetto che non mi piace particolarmente è sicuramente il costo dell'ETF, ma è anche il fatto che ha dei rendimenti da dividendo non eccessivamente alti, cioè 1,28 come vi ho detto prima è assolutamente un rendimento molto basso dal punto di vista di dividendo, quindi non ha neanche, come dire, quel plus lì. E poi il terzo punto che secondo me non è assolutamente a nostro favore è il fatto che l'energia è un settore abbastanza volatile e soprattutto non ha ancora spiccato il volo. Ve l'ho detto, ha perso negli ultimi 5 anni, non solo non ha guadagnato, ma ha perso in un mondo nel quale gli altri settori sono cresciuti in maniera importante. Allora, adesso vi ho detto appunto i due primi ETF che sono legati al mondo dell'energia, come vi ho detto a me piace diversificare per settore, per geografia, bla bla bla. Qui quello che volevo andare a fare è mettere un ETF basato sull'aerospace e la difesa, ok? E quindi ho scelto l'iShare Aerospace and Defense ETF. Il ticker è ITA, ok? Questo è un ETF del comparto aerospaziale della difesa degli Stati Uniti, dentro ha delle aziende, delle mega aziende, Lockheed Martin, che vi ho proposto anche nel mio video dove vi facevo vedere le 20 azioni secondo me per costruire un portafoglio bilanciato da qui e da tenerlo per 10 anni, che secondo me ha dei grossi rendimenti e cavalca anche l'ondata di avere Trump alla Casa Bianca. Poi c'ha Boeing, c'ha Raytheon, quindi ha delle aziende sulle quali io ho delle ottime percezioni onestamente. E questo è un ETF che ha un costo annuale dello 0,4%, quindi mediamente alto ma non eccessivamente alto, ha portato dei profitti del 37,5% negli ultimi 5 anni, quindi sono profitti bassi rispetto alla crescita media dell'S&P 500, ma attenzione, quello che c'è da dire è che la difesa sta diventando un settore sempre più strategico e Trump vorrà investire sempre di più sulla parte della difesa, ma anche dello spazio, perché la conquista dello spazio, come dico sempre, significa avere il potere su tutto il resto, sul pianeta. Se tu vuoi avere il controllo qui, devi avere il controllo di sopra. Quindi onestamente è un ETF che io mi sento assolutamente di consigliare. Quali sono i vantaggi di questo ETF? Beh, prima di tutto è che ha dei contratti stabili, perché molte di queste aziende hanno dei contratti con il governo USA, quindi hanno già dei contratti di medio-lungo termine, quindi sappiamo che i profitti arriveranno, cioè i ricavi ci sono. Quando tu sottoscrivi un contratto, sai che se non ce l'hai è un problema perché l'azienda vive un po' nell'oscurità, ma quando ce li hai sei sicuro che quei soldi arriveranno. Quindi da questo punto di vista siamo sicuri che dei profitti costanti, o meglio dei ricavi costanti, arriveranno. Poi sicuramente questo è un periodo di instabilità geopolitica a livello internazionale, quindi l'America che ha questi contrasti con la Cina, con la Russia, che sono un po' stati mitigati adesso con l'arrivo di Trump, ma poi c'è l'Ucraina, c'è il Medio Oriente,
Insomma, è un mondo che si sta ridisegnando e dovendosi ridisegnare anche consci del fatto che Trump vuole veramente ricostruire un mondo americano dove l'America non abbia solamente, come dire, in qualche modo non sia il potentato economico, ma abbia anche la riconoscibilità del primo potentato economico mondiale e la riconoscibilità di prima identità mondiale, perché qua stiamo parlando veramente di costruire e di vedere riconosciuto il fatto che l'America è colei che comanda la direzione del mondo. Sicuramente il fatto di avere una difesa, e lo vediamo anche con il discorso di Trump verso il Messico, verso gli immigrati, insomma, difesa e aerospace sono i due settori, secondo me, fondamentali. Oltretutto abbiamo ulteriormente diversificato, quindi questi secondo me sono i settori, scusate, le ragioni per la quale questo ETF va in qualche modo bilanciato all'interno del nostro portafoglio. Ci sono dei lati negativi che, come dicevo prima, è la testa e croce della medaglia. Nel momento in cui io so già che ho dei contratti, questo è molto positivo, ma se questi contratti fra 3-4 anni finiscono, la mia azienda può avere difficoltà, quindi la dipendenza un po' dai contratti governativi, ma io adesso non me ne preoccuperei. E poi, vabbè, questo è un settore ciclico, perché in questo momento è alla ribalta, non sappiamo fra 10 anni, però noi sappiamo che in un mondo nel quale si sta andando sfortunatamente sempre di più verso la non comprensione delle altre nazioni, no? Delle altre entità politiche, economiche, ma soprattutto economiche, e il volere di prevaricazione economica rispetto agli altri e di sfruttamento in molti casi, il settore dell'energia, della difesa, scusatemi, è molto importante, ma anche il fatto di conquistare il pianeta con l'aerospace, vabbè, poi abbiamo anche i voli di linea con Boeing, ma questo è un altro discorso, è molto importante. E per finire, secondo me il lato invece negativo è assolutamente quello della concentrazione geografica, perché con questo ETF parliamo unicamente di America. Va bene che la difesa e la conquista dello spazio o la gestione delle linee aeree, insomma, più che delle linee, degli spazi aerei, l'America ha un peso preponderante, però potrebbe essere un po' limite. Quindi energia, spazio, aerospace e difesa. Che cosa ci manca? Ci manca sicuramente il settore trainante, quello growth, quello che ci fa crescere, quello che ci dà la spinta, quello che è attuale, è passato, è quello che ha portato più risultati di tutti negli ultimi 5 anni, è il settore tecnologico. Quindi io preferirei il Technology Select Sector SPDR ETF, ticker XLK. Questo è un ETF sulle large cap, quindi le aziende più grandi, quindi tecnologiche, quindi ragazzi sapete già quali sono, è americano, quindi dentro ci sono la Apple, la Microsoft, l'Nvidia, Broadcom, Cisco, insomma sono le aziende tecnologiche più conosciute. Ha un costo veramente ridicolo, 0,08, quindi è bassissimo, quindi qua puoi fare veramente dei grandi, rispetto ai costi puoi fare dei grandi profitti, è cresciuto del 129% negli ultimi 5 anni, quindi ragazzi l'S&P 500 è cresciuto del 50%, capite bene che è cresciuto, non vi dico 3 volte, ma quasi, rispetto all'S&P 500 che è già cresciuto in maniera esponenziale e spropositata. Questo è quello che ci dà benzina al nostro portafoglio. Ok? Questo perché selezioniamo questo ETF, cioè prendiamo anche il settore della tecnologia? Perché è il settore con una elevata potenzialità di crescita rispetto agli altri settori. Quello trainante, è vero che abbiamo già visto una crescita importantissima, ma è quello che porta i profitti, le grandi aziende americane hanno delle trimestrali sempre positive, sempre in crescita, sempre con utili più grandi, e sono proprio queste. Ok? Quindi questo è un aspetto secondo me fondamentale per avere un portafoglio che porta crescita, perché come vedete poi lo bilanceremo anche con altri settori, e quindi questo è quello che ci dà un po' la spinta verso l'alto per avere dei rendimenti più alti. Poi oltretutto un aspetto positivo è che ha dei costi di gestione ridicoli,
Questo dobbiamo tenerlo conto, cioè uno 0,08 è pochissimo, no? Cioè se voi investite 10.000 euro capite che lo 0,08% all'anno è pochissimo. E poi vabbè, ci vuole il settore tecnologico. Un settore tecnologico, una parte di investimenti nel settore tecnologico, oltretutto nelle big cap, è fondamentale. Ci sono degli svantaggi però, ragazzi. Io ne trovo uno veramente potentissimo, è il fatto che ha un'elevata valutazione, cioè il comparto tecnologico, come vi ho detto, è cresciuto del 130%, almeno con questo ETF, negli ultimi 5 anni, quindi è probabile che, cioè non è che è probabile, ma voglio dire che è già cresciuto tanto, quindi sì, può crescere ancora, sì, probabilmente sì, ma io incomincio a pensare che molte aziende, soprattutto quelle americane, e qui siamo concentrati geograficamente sull'USA, stiano un po' marciando sulla capitalizzazione, sulla valutazione di queste aziende. Cioè io credo che molte di queste aziende siano un po' sopravvalutate. È vero che fanno utili, è vero che crescono, però ragazzi, prima di tutto consideriamo sempre un aspetto. 10 anni fa, 15 anni fa, l'S&P 500 era costituito da aziende totalmente diverse o quasi rispetto a quelle che abbiamo adesso, no? Nei primi 10-15 posti. Quindi il mondo cambia velocemente, è vero che la tecnologia ormai è qui e per rimanere, ma magari fra 10-15 anni non sarà più solo il settore trainante perché è già cresciuto tanto, anche se io credo che la tecnologia, detta anche come intelligenza artificiale, quello che è fondamentale perché può far crescere tutti gli altri settori, da quello medico, no, a qualsiasi settore noi consideriamo, anche quello dello spazio, della difesa e via discorrendo. Quindi il contro è che ha già scontato una grossa valutazione, ok? Poi vabbè, non ha dividendi, ma questo non è così fondamentale. Quindi energia, spazio, difesa e tecnologia. Adesso cosa ci serve? Secondo me serve un settore che a me piace in particolar modo ed è uno dei settori preferiti da Warren Buffett, quello finanziario, il Financial Select Sector, SPDR ETF, ticker XLF, ok? Eh, Cosa c'è all'interno? C'è la JP Morgan, che ve ne ho già parlato negli altri video, c'è la Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs e poi c'è, ragazzi, la Berkshire, 12% di Berkshire. La Berkshire è quella di Warren Buffett, è quell'azienda che sale sempre, sempre, anche nei momenti di difficoltà sale. Poi è chiaro che ha dei momenti di difficoltà anche lei, ne avrà in futuro, ma è sicuramente, a me conforta molto avere il 12% di questa azione, cioè io è un'azione che compro anche solamente per avercela da sola all'interno del mio portafoglio, perché dà comunque stabilità, solidità al proprio portafoglio. Quindi dentro ci sono delle aziende grandissime, delle aziende che hanno, secondo me, anche per le caratteristiche di Trump, cioè della politica di Trump, che vuole, come dire, deregolamentare in qualche maniera, no? Alcuni aspetti, secondo me questo è il place to be, no? Cioè essere all'interno di un settore come questo finanziario dove magari con la deregolamentazione le banche possono in qualche modo avere tolti dei vincoli, no, per guadagnare di più, è fondamentale. La deregolamentazione va a favore delle banche, degli istituti bancari o degli istituti finanziari. E questa è la direzione che vorrebbe prendere Trump. Quindi questo, secondo me, è un aspetto positivo. L'altro aspetto positivo è che è un'esposizione fondamentale, cioè un settore che molto spesso è il pilastro dell'economia americana, cioè sono le banche, le assicurazioni, ehm, e poi nei periodi di espansione economica, ragazzi, le banche in qualche modo godono, no? Dal punto di vista degli utili. E poi non dimentichiamoci che hanno goduto anche precedentemente perché i tassi erano alti e quindi quando si prendevano dei mutui sopra ci guadagniamo tanti. Vedete le banche italiane quanto hanno guadagnato negli ultimi anni con i tassi di interesse alti, ma con una regolamentazione possono continuare a godere anche nei prossimi anni. Quindi assolutamente è un settore che mi piace perché dà stabilità e comunque in parte redditività, ha dei bassi costi e un'alta liquidità, cavalca l'ondata del trumpismo in questo momento, quindi ragazzi, meglio di così non penso che ci possa essere.
Ci sono degli aspetti negativi, chiaramente, cioè questa ha una concentrazione anche in questo caso solamente nel settore americano, nel comparto americano, nell'aspetto geografico americano, quindi questo è un po' un limite, ma ragazzi, le grandi banche, la grande finanza, in realtà si fa lì qualcosa in Inghilterra, ma quindi è un rischio assolutamente ponderato. Può esserci chiaramente un discorso di cambiamento di regolamento e politico, ma questo lo vedremo fra qualche anno, non adesso, perché la direzione è di andare totalmente in un'altra direzione. Quindi questo secondo me è uno dei settori nel quale bisogna esserci. Ok, qual è un altro ETF che io mi sento di promuovere? È quello della salute, ok? Quindi dell'healthcare. Select Sector SPDR ETF, ticker XLV, ok? Questo ETF ha fatto un 40% di crescita negli ultimi 5 anni, quindi più o meno paritario all'S&P 500, quindi diciamo che ha seguito parallelamente un po' la crescita dell'economia americana, ha un dividendo non eccezionale dell'1,65%, un costo veramente basso dello 0,08% e investe solamente nel mercato americano, quindi negli USA, ma all'interno ha dei veri e propri colossi, la Johnson Johnson, la United Health Group, Merck, AbbVie, quindi ha veramente delle aziende storiche grandi e che comunque danno in qualche modo stabilità e resilienza. Ecco, questo è il punto principale del quale secondo me, sul quale io voglio concentrarmi, perché secondo me questo è veramente un ETF che può dare stabilità al portafoglio, no? Prima abbiamo parlato di growth con la tecnologia, adesso parliamo in qualche modo più di stabilità e resilienza, no? Quindi perché? Perché queste aziende hanno una domanda costante, sono meno dipendenti dalle fluttuazioni economiche, quindi a me l'healthcare piace veramente averlo all'interno del proprio portafoglio. Poi è chiaro che io mi aspetto che guadagni molto di più rispetto a quello che ha fatto negli scorsi anni, perché secondo me è un settore che ha delle potenzialità di crescita enorme, perché diciamo è ancora molto tradizionale, no? Il comparto del sanitario, sia nelle assicurazioni, sia dal punto di vista dello sviluppo di nuove tecnologie, ma la tecnologia può veramente stravolgere questo settore. Oltretutto è anche legato all'aspetto di costruzione, perché in America si sta andando sempre di più creando dei poli proprio di medici, medicali, no? Molto strutturati in America. Quindi cioè, io credo che si abbiano delle potenzialità di crescita molto forti, quindi da stabilità a potenzialità di crescita, ha dei dividendi regolari anche se piccolini, ma comunque è sempre una cosa molto importante, ma io ripeto, il futuro è il fatto che la popolazione mondiale tende ad invecchiare, c'è sempre più necessità di salute nei vari comparti, quindi dal punto di vista di sviluppo tecnologico per guarire le persone, ma anche di personalizzare le cure. Insomma, è un universo veramente sterminato, ci sono ancora molte battaglie e cure delle quali trovare, malattie delle quali trovare le cure, quindi secondo me questo è uno dei miei settori preferiti. Quali sono i lati negativi? Beh, ragazzi, ha poco dividendo, ma quello come sempre è una cosa che mi interessa relativamente, perché io punto in questo momento su questo portafoglio non tanto sui dividendi, ma sulla crescita e stabilità, anche se totalmente azionario nel lungo periodo. Sicuramente la concentrazione solo USA può essere un aspetto limitante, ma ragazzi, le grandi aziende di medicali, la maggior parte sono lì, non solo, ma molte sono lì. Chiaramente ci può essere un settore di regolamentazione, perché sapete bene che il settore della salute è altamente regolamentato, ma giustamente, quindi se ci sono delle scelte di in qualche modo delle regolamentazioni che possono in qualche modo occludere, no, la crescita, ci può essere una negatività. Ma secondo me questo è un ottimo ETF, o meglio, è un ottimo settore nel quale andare a investire, ma soprattutto da bilanciare all'interno del nostro portafoglio. Qual è un altro ETF fondamentale da andare a mettere all'interno del nostro portafoglio? Il Real
estate, cioè la parte immobiliare, ragazzi. Quindi poi ho scelto il Vanguard Real Estate ETF. Il ticker è VNQ. Negli ultimi 5 anni ha fatto solo lo 0,13% ed è solamente americano. Però, ragazzi, la parte immobiliare è una parte che a me piace. Questo ETF punta sulla parte delle proprietà commerciali, residenziali, industriali, cioè cosa ci vedete in questo? Beh, io ci vedo che risponde pienamente alle intenzioni di Make Great America Again di Trump, di Donald Trump. Perché? Perché la crescita si basa sulla costruzione, no? Si basa di nuovo sulla costruzione di nuovi impianti commerciali, residenziali, industriali, quindi costruire, costruirsi e costruire. E quindi dobbiamo averlo questo comparto all'interno, no? E questo non è l'unica ragione, ci sono altre ragioni, la diversificazione settoriale, ok, quindi avere altri settori che ribilanciano il nostro portafoglio, e poi c'è il fatto che c'è una rendita passiva, cioè abbiamo dei rendimenti alti, no? Molte di queste aziende distribuiscono una parte significativa dei profitti in forma di dividendo, no? E quindi avere un dividend, questo è un aspetto positivo. Magari non c'è grossissima crescita dal punto di vista di valorizzazione di questo ETF, ma c'è una spinta molto forte, una crescita molto forte, una stabilità molto forte dal punto di vista dei dividendi. E poi, l'aspetto che mi piace di più, questo è un ETF che protegge dall'inflazione. Okay? È quello che dicevamo prima, cioè nel momento in cui abbiamo dei cicli economici che cambiano continuamente, non si può essere sempre in crescita, o magari, e questo lo sentiamo adesso, cioè la paura adesso degli ultimi mesi è di una crescita dell'inflazione, no? Quindi, come dire, di questi dazi che vanno in qualche modo a frenare la domanda interna americana, quindi disoccupazione. La disoccupazione porta in qualche modo a una diminuzione dei consumi, bla bla bla. Insomma, è una catena che in qualche modo tira le fila e si paventa il fatto che ci sia in qualche modo un aumento dell'inflazione nei prossimi anni. Poi diciamo che in realtà c'è il gioco dei tassi di interesse, quindi l'inflazione si può tenere un po' sotto controllo, ma questo è un altro discorso. Ma tornando a quello principale, noi sappiamo benissimo che per proteggersi dall'inflazione, questo è uno dei settori nei quali essere, no? Perché nel momento in cui cresce l'inflazione, di solito il real estate si apprezza, quindi prende valore, ok? Perché un esempio stupido è nel momento in cui i prezzi aumentano, io se ho una casa, al posto, e la metto a rendita, al posto di chiedere 500 euro magari ne chiedo 600 perché mi aumenta l'energia, perché mi aumenta l'IMU, non lo so, e quindi i costi mi aumentano e io chiedo di più anche a chi prende in affitto quella casa, ok? Quindi protezione dall'inflazione, ok? Quali sono i lati invece che possono essere negativi? Beh, il real estate, ragazzi, è un settore molto volatile, questo io non lo voglio dire, cioè, a me piace, ma nello stesso tempo un po' spaventa, cioè io molto spesso preferisco investire, come dire, monetariamente comprando o vendendo degli appartamenti piuttosto che investire tanto in questo settore. Però se vogliamo diversificare in una maniera strategica, vogliamo cavalcare un po' l'onda in questo momento della costruzione e della crescita, questo è sicuramente un posto corretto. Il contraltare del fatto di vincere nei momenti di inflazione con questo real estate può essere quello di avere una ciclicità, ma questo, ragazzi, fa parte anche di un portafoglio bilanciato. Da una parte abbiamo la stabilità con l'ERCA, da una parte abbiamo la protezione dell'inflazione con real estate, che però è più ciclico. Insomma, questo serve avere un portafoglio diversificato. Andiamo avanti, infrastructure, quindi infrastrutture, ragazzi, Global X Infrastructure Development ETF, ticker PAVE, PAVE, ok? Costo 0,47%, è non distribuisce ma accumula, attenzione, il 90% è
ehm, in America. Qui ricalco un po' quello che ci siamo detti prima, questo è un momento nel quale secondo me c'è bisogno veramente di costruire, ma voi sapete benissimo che questa è la storia, ve lo dice. Quando si vuole crescere, nei momenti di crescita, nei momenti nei quali si vuole sostenere, bisogna costruire. Quando si va a parlare del ponte sullo Stretto di Messina, che probabilmente non ha senso come progetto, eh, lo si fa per dare una spinta, no, al PIL italiano. Cioè, l'idea è quella che è tutta fittizia, perché poi dietro non rimane niente, cioè non è che poi dopo produce, cioè ha una produttività, no, dietro, cioè serve per quel momento contingente, ma senza entrare in quel contesto lì. Gli investimenti in infrastrutture sono fondamentali da un punto di vista logistico, da un punto di vista per aumentare i commerci, no, all'interno delle zone, quindi per far aumentare il PIL, e sempre di più in un mondo interrelato tra tutti, sempre di più in un momento nel quale si compra e le merci arrivano da tutto il mondo, avere una logistica ben fatta è fondamentale. Quindi secondo me qui questo settore non è importante solo perché c'è Trump in questo momento alla Casa Bianca, ma è importante in sé per sé, perché le costruzioni, le infrastrutture sono sempre più fondamentali per mantenere l'economia, no? Tutti gli altri settori funzionano grazie anche alle infrastrutture. Vedete bene come nel mezzogiorno purtroppo mancano infrastrutture, per esempio prendete in Sicilia, le strade sono ancora messe molto male in alcune zone, questo pregiudica lo sviluppo economico di quelle zone. Molto spesso non si pensa a questo. Poi vabbè, abbiamo parlato prima della protezione dell'inflazione, del fatto che questa è un'altra diversificazione e poi dei flussi di cassa stabili, cioè investire in società immobiliari, scusate, di infrastruttura, questo vuol dire avere sempre dei flussi di cassa, no? Perché di solito cosa succede? Quando io vado a costruire non è che costruisco dall'oggi al domani, ho un contratto di 3, 5 anni, 10 anni e so che costruirò qualcosa in quel periodo e quindi so che mi arriveranno dei flussi di cassa costanti. Ok? Quali sono i contro? Beh, i contro. Il settore delle costruzioni è un po' ciclico, questo lo sappiamo, cioè ci sono dei momenti nei quali si sale, dei momenti nei quali, di depressione nei quali non si investe in quel settore, però come dico sempre, all'interno di un portafoglio, come vi dicevo prima, va un po' di tutto che vada bene per i cicli economici, che sia in settori diversi, anche dal punto di vista geografico. Andiamo avanti ragazzi. Altro interessantissimo ETF, l'iShares Russell 2000 ETF, ticker IWM, ok? Qui io volevo le small cap, volevo, come vi dicevo prima, una differenziazione dal punto di vista di capitalizzazione, non mi va più bene avere solo large cap, mid cap, perché sono cresciute tantissimo negli ultimi anni, volevo qualcosa che avesse una potenzialità di crescita e quindi anche qui grow nei prossimi 10 anni. Io credo molto che le aziende piccoline possano crescere nei prossimi anni e questo perché? Perché secondo me al momento non hanno preso quell'apprezzamento rispetto ancora alle altre big company, ma perché in una direzione di decrescimento dei tassi di interesse, quindi la possibilità delle piccole aziende di investire di più e quindi di crescere è molto più alta. Cioè se voi non potete prendere dei soldi dalle banche è difficile che potete crescere. Nel momento in cui i tassi si abbassano voi potete investire più facilmente, pagare gli interessi e crescere. Quindi secondo me questo è un settore che ha un'elevata potenzialità di crescita. Io questo è come dire, le small cap le voglio sempre all'interno del mio portafoglio. Poi per carità, magari non hanno delle crescite così forti come gli altri settori, posto che hanno avuto un 42% di crescita negli ultimi 5 anni, quindi non è che non sono cresciute, ma non tanto come le big company. Ma secondo me, se c'è un orientamento nei prossimi anni, come si paventa, di decrescita dei tassi di interesse, questo non può che andare a favore loro. Poi per carità ci può essere un momento negativo di recessione, quindi anche se ci sono dei tassi bassi in quel momento pregiudica un po' la crescita, ma secondo me una diversificazione per capitalizzazione è fondamentale.
punto notevole. 2, avere un'elevata potenzialità di crescita, punto numero 2, quindi è assolutamente fondamentale, e quindi avere anche un'esposizione, punto numero 3, a favore di questo ETF a dei business nuovi e dei settori nuovi, perché dentro ci sono delle nicchie di mercato che non sono ancora esplose, ma possono essere le future aziende importanti che diventano large cap. Cosa può andare male? Beh, non c'ha dividendi, questo ha dei bassissimi rendimenti da dividendo. Molte aziende possono avere un rischio economico di liquidità, perché le aziende piccoline oggi ci possono essere, domani non ci possono non essere, perché appunto possono sbagliare una mossa e quindi crolla il castello. Quindi questo è da tenere in considerazione. Però ragazzi, noi stiamo comprando un ETF, cioè stiamo comprando un paniere di centinaia di aziende, quindi è difficile che anche se ne fallisce una ci siano delle problematiche, no? Questo poi, se noi lo teniamo di 10 anni, non può che avere un apprezzamento nel tempo, perché le small cap comunque sono il fondamento strutturale della società, no? Non solo americana, ma anche delle altre nazioni, perché dà da mangiare a tantissime famiglie. Chiaramente, ricordatevelo, è un settore altamente volatile, cioè oggi magari fa più 5, il giorno dopo fa meno 20, adesso esagero, ma per dirvi volatilità non è come le big cap, quindi questo dovete tenerlo in considerazione, non vi fate spaventare da questa ragione. Altro ETF, Vanguard Total International Stock ETF, codice VXUS, ok? Costo 0,05%, è cresciuto del 32% negli ultimi anni, ha all'interno circa 9.000 azioni, ragazzi, 9.000 azioni, cioè sterminato, ha un mondo di azioni all'interno, quindi più diversificato di così non si può, ha un 40% di localizzazione in Europa, quindi questo è un aspetto molto importante, e un 30% nei settori emergenti, nei mercati emergenti, scusatemi. E dentro infatti ha aziende come Tencent, Taiwan Semiconductor, Toyota, quindi grossissimi brand anche cinesi, asiatici e via discorrendo. Perché mettiamo questo? Perché secondo me noi dobbiamo avere qualcosa di internazionale veramente potente all'interno del nostro portafoglio. Dobbiamo avere grandi, medie, piccole aziende di capitalizzazione che provengono da mercati sviluppati ed emergenti, e con questo ETF ce l'abbiamo. Questo è un ETF che mi piace tantissimo, perché appunto differenziamo dal punto di vista di capitalizzazione, non solo in America come abbiamo fatto prima con le small cap, ma anche adesso all'interno del mercato europeo e dei mercati emergenti. Ma perché mi piace tanto? Perché l'America è cresciuta tantissimo, ragazzi, tantissimo, quindi dobbiamo avere diversificazione globale. Una delle mie preoccupazioni maggiori è, sì, l'America è il fiore all'occhiello, no? Cioè, dal punto di vista degli investimenti c'è la potenza numero uno, e quindi noi dobbiamo investire lì sopra, e si pensa che nei prossimi anni sia ancora così, soprattutto con Trump, che darà una spinta probabilmente agli investimenti, alla crescita dell'America in una maniera ulteriore. Però ragazzi, non dobbiamo mettere in dubbio il fatto che Ray Dalio non ha tutti i torti dicendo che probabilmente questo è il picco, no, dell'America, e poi non ci sarà, come dire, una decrescita, perché i cicli economici parlano chiaro, e sembra che noi siamo arrivati un po' al canto del cigno in America, cioè al momento più alto, e ci saranno altre nazioni come la Cina, l'India, che in qualche modo cresceranno in maniera più importante rispetto all'America. Al momento non è così, ma nessuno può dire nei prossimi 10 anni che qualcosa non possa cambiare. Quindi noi dobbiamo tenerci pronti, non possiamo investire tutto il nostro capitale all'interno del settore americano, del comparto americano, perché sappiamo che l'America è quella che porta più rendimenti. Dobbiamo tutelarci nel caso in cui, se vogliamo costruire un portafoglio aggressivo ma bilanciato, dobbiamo sapere anche di avere in qualche modo una diversificazione geografica, e questo è fondamentale. Questo purtroppo è uno dei punti dei quali nessuno parla, no? Se voi sentite in giro la maggior parte dei fanatici americani, di coloro che investono nel comparto americano o investono abitualmente, puntano solo alle aziende americane, no? Io sono stato così e lo sono ancora un fautore dell'America,
ma nello stesso tempo penso che in questo momento il mercato americano sia assolutamente sopravvalutato, in qualche modo pompato per far entrare i piccoli consumatori. I piccoli consumatori devono entrare investendo all'interno del mercato americano e la bolla si sta tenendo su, ma prima o poi questa bolla scoppia. Adesso sembra un modo di dire perché tanto si sa, poi tutti dicono, ma tanto tutti scoppiano le bolle prima o poi, quindi tu stai dicendo una cosa ovvia, sì, ma io voglio continuare a dire che in America veramente stiamo andando oltre la ragione. Cioè, secondo me, molti numeri lo dicono, molti esperti lo dicono, c'è un'esagerazione di valutazione. Allora, che sia vero, non vero, poi questo lo dirà la storia, ma prima o poi succederà, quindi andiamo a diversificare globalmente, così siamo più sicuri, anche perché sfruttiamo la possibilità di crescita di altre nazioni, no? Sappiamo che la Cina prima o poi crescerà, cioè non è in dubbio, già fa 20 mila miliardi di PIL, ma crescerà perché sono talmente tanti, perché hanno il desiderio di aumentare i consumi interni, che quella è la direzione, ok? Quindi ampia diversificazione globale, bassi costi di gestione, diversificazione per capitalizzazione. Ragazzi, possibilità di crescita, perché questo è, ragazzi, perché in realtà il mondo internazionale, vabbè, l'Europa è un po' stagnante, ma i paesi emergenti sono decenni che ne parliamo, prima o poi un po' esploderanno, no? In positivo intendo. Poi è chiaro che in certi settori siamo ancora, in certe nazioni siamo ancora, non c'è propriamente una democrazia, quindi tutto può succedere. Svantaggi, al momento i rendimenti non sono eccezionali, non sappiamo quando lo saranno. Sicuramente i rischi geopolitici attuali in qualche modo vanno un po' a detrimento, no, del futuro anche di questo ETF, perché nel momento in cui ci sono dei dazi o delle cose del genere, i mercati esteri possono fare fatica con l'America, che è il più grande, come dire, consumatore, importatore, no? È questo che fa un po' paura l'Europa, fa un po' paura la Cina relativamente, perché l'intento di Trump è quello di aumentare le esportazioni diminuendo le importazioni, perché giustamente la loro bilancia è assolutamente a sfavore. Su questo Trump non ha torto, perché gli americani sono dei grandissimi consumatori, i più grandi consumatori del mondo, e quindi in questo momento esportano troppo poco rispetto a quello che importano. Lui vuole ripareggiare un po' questa cosa, e quindi l'idea dei dazi non è solamente io contro di voi, cioè, perché questa è per il popolino, no? Poi chiaramente dietro c'è molta demagogia e magari c'è anche altri discorsi, ma questa è un po' l'idea di Trump. Ok, ragazzi, abbiamo visto questi 10 ETF. Cosa fare nel momento in cui fra 4 anni Trump non sarà più presidente? Ok? Beh, prima di tutto valutiamo che cosa succederà, perché noi non sappiamo che cosa succederà fra 4 anni. Ma nonostante Trump o non Trump, i portafogli vanno ribilanciati nel tempo, ok? Cioè non c'è nessuno che lascia i portafogli nella stessa maniera, magari si introducono dei nuovi ETF, si ne liberano alcuni, si aumenta l'esposizione in alcuni ETF e si riduce in altre. Quello che mi sento di dire è che chiaramente nel tempo una direzione al momento attuale, poi bisognerà vedere fra qualche anno dove andare, è che una direzione da prendere potrebbe essere quella di ridurre il comparto energetico, no? Nel momento in cui non ci sarà Trump, e sicuramente anche quello rate, quindi quello del real estate, che magari non ci sarà più questa spinta alla crescita. E invece dei comparti che secondo me potrebbero essere aumentati un domani sono sicuramente quello della tecnologia, quello dell'energia pulita, quello delle infrastrutture, della diversificazione geografica, perché sempre di più secondo me dobbiamo andare in un orizzonte di diversificazione geografica, anche per mantenere stabilità al nostro portafoglio, ragazzi. Stabilità nel nostro portafoglio, perché più si va in là con l'età, più dobbiamo cercare di crescere ma di mantenere stabile, non siamo più ventenni, trentenni. E quindi anche le small cap, perché magari negli anni potranno crescere sempre di più. Quindi questa è un po' la direzione, però chiaramente su questo potremo, è un work in progress, no? Cercheremo di capire più avanti che direzione magari prendere. Adesso io vorrei trarre un po' le conclusioni, no, di tutto questo, dando dei numeri
di quello che potrebbe essere questo portafoglio? Beh, prima di tutto voglio dire e ripetere che la diversificazione è stata fondamentale per cercare in qualche modo di rispondere a tutti i cicli economici, nella fase di crescita con l'energia, nella fase growth, quindi di growth, quindi vuol dire la spinta, la benzina del portafoglio, la parte tecnologica, quella della stabilità con la finanza, con la parte finance e con la parte healthcare, quindi della sanità, per la parte dell'inflazione con real estate e le infrastrutture, e poi abbiamo la diversificazione tramite le capitalizzazioni diverse, small cap, big cap, mid cap e poi diversificazione geografica, quindi un portafoglio altamente diversificato. Ma quali possono essere i numeri di questo portafoglio? Beh, prima di tutto ragazzi, di questo non si ha certezza, noi prendiamo i numeri passati per poter proiettarli nel futuro, ma di questo non si sa. Ma abitualmente se lo tenessimo almeno 10 anni, un portafoglio del genere potrebbe portare un rendimento dal 10 all'11%. È un rendimento molto alto. Secondo me potrebbe essere anche più basso, perché io mi aspetto nei prossimi 10 anni comunque una caduta un po' della valutazione del mercato americano, magari anche di altri comparti geografici, realtà geografiche, ma questa potrebbe essere un po' la media, no? La volatilità comunque è una volatilità elevata, perché si parla di una volatilità del 17-18%, quindi deve essere preparato a periodi, chi investe in questo portafoglio, a periodi di alte oscillazioni, quindi per quello dicevo che deve essere una persona abituata ad investire, deve essere una persona che sa controllare le proprie azioni ed ha una strategia e punta a quella strategia. E poi un aspetto che io guardo sempre, che a me piace tantissimo, per la quale valuto la costruzione del portafoglio, è il drawdown, quello che ho detto prima, cioè la massima caduta che si può avere in un periodo storico, no? Abitualmente qui potremmo avere anche delle cadute del 40-45%, cioè vuol dire che se io investo 100.000 euro, in certi momenti mi posso trovare 55.000 euro sul conto o 50.000 euro o 60.000 euro sul conto rispetto alle 100.000 prima. Questo non vuol dire che voi avete perso la perdita, perché solo se vendete la prendete, ma lasciandolo lì si può pensare che nel tempo cresca, perché l'idea è quella, appunto, come dicevo prima, che è un 8-10% almeno all'anno questo portafoglio nei 10 anni possa crescere. Poi e quella è una media, chiaramente, ci saranno degli anni dove perderai il 10-15%, un 5% degli anni dove farai il più 20%, e quindi la media sarà quella, ok? Come Sharpe ratio non è altissimo, la Sharpe ratio, sapete, adesso semplificando, è un po' il rischio rendimento che tu hai, no? Cioè prendendo il minor rischio, quindi un investimento in qualcosa di molto sicuro rispetto al tuo portafoglio, la differenza ti dà, è un po' lontana rispetto all'1 che è il pareggio, quindi diciamo che questo portafoglio è un pochettino rischioso rispetto al rendimento probabile che sia, comunque secondo me è sufficientemente interessante per compensare l'oscillazione del portafoglio, quindi è assolutamente un Sharpe ratio che può avere un senso, assolutamente ha un senso, se no non l'avrei proposto, ok? Quindi questi sono i numeri di questo portafoglio che io definirei aggressivo, ma bilanciato, costituito da 10 ETF assolutamente strutturati, bilanciati all'interno del portafoglio. Chiaramente i bilanciamenti strutturateli un po' voi, cioè metto 10.000 euro di questo, 8.000 euro dell'altro, studiateveli un po' voi, piuttosto ci possiamo ragionare in altri video, ma questo è un portafoglio totalmente azionario. Nei prossimi video, vorrei vedere invece un portafoglio sempre studiato in questo periodo trampiano, ma che ha l'idea anche di rimanere dopo che Trump finirà, e quindi anche in questo caso di avere un orizzonte temporale molto lungo, molto più bilanciato, cioè dove all'interno non ci sono solo azioni, ma andremo a vedere obbligazioni e tanti altri asset all'interno. Quindi state collegati ragazzi, perché a breve vi proporrò un altro portafoglio di 10 ETF, ma un portafoglio molto più bilanciato. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, vi aspetto sempre qua su M per Mani.